Vogliamo fare questo lavoro fino a 80 anni! Qui faremo un impasto di Saragolla, che è un grano antico che coltivano in Basilicata. Lo faremo in planetaria. Questa è l'autolisi, adesso la lascio ferma una mezz'oretta. Questo è il nostro lievito madre solido, la parte che vado ad utilizzare per il pane. E il lievito che effettivamente mi serve è gestito in maniera diversa rispetto alla madre vera e propria che vedremo dopo. 600. Ok. Cerco di rispettare un po' i grani, questo essendo un grano antico comunque cerco di lavorarlo in planetario facendo attenzione di non andarlo a stressare troppo. Questo è il nostro vicoli. Io inizio durante la settimana alle 3 e weekend sabato e domenica verso le 2, l'una e mezza alle 2. Le cose da fare sono tante, la maggior parte pane a lieviti madre, la cottura è un po' più lunga. Pomeriggio finisco verso mezzogiorno l'una, mangio pranzo, vado a riposare e poi il pomeriggio verso le 4 torno in laboratorio per farmi le ultime preparazioni per il giorno dopo. E dicembre non considerarlo perché è un mese dove il letto si vede molto poco. Noi facciamo quasi 2500 panettoni a stagione, sono tutti panettoni artigianali. Questi sono tutti pani al lievito madre che facciamo il giorno precedente, facciamo l'impasto, lo facciamo lievitare, speziamo, facciamo una formatura e poi andiamo in lievitazione controllata fino al giorno dopo. Al pane al lievito madre non gli faccio fare cicli ma una temperatura fissa che siamo sugli 8 gradi. Ad esempio questo è l'agricolo, che è un mix che mi faccio io, dove c'è della farina di mais, della farina di Saragolla, del farro
e del grano tenero dei tipo 1. E non lavoriamo con mix premiscelati, ma ci facciamo tutto noi. Questo è integrale macinato a pietra, 100% integrale, lievito madre, acqua, sale. Questo invece sul rotondo è farro monococco, il cereale coltivato più antico del mondo. C'è una differenza abbastanza grande tra una macinata a pietra e una cilindri sotto gli aspetti nutrizionali, soprattutto del pane e anche del sapore. Queste sono le campagnole, è una farina di tipo 1, sempre lievito madre, acqua, sale. Durante la settimana 4 tipologie di pane. Rimangono fissi sempre campagnola e casereccio, quelli sono i pani che si trovano tutti i giorni. Invece il sabato arriviamo a 7-8 tipologie più uno special che cambia tutte le settimane. Ad esempio oggi ho fatto una prova di un impasto alla rucola con le olive. Andremo a infornare il casereccio, che è il nostro impasto di tipo 1, uguale alle campagnole come impasto ma formatura diversa, quindi una struttura leggermente diversa.
Vado a prenderti il caffè. Ecco qua. La notte è lunga, qualche aiutino ci va. Questa è la nostra biga per pizze focacce. Noi facciamo due tipologie di baguette, una ai cereali e una farina di tipo 1. Ho iniziato a farle qualche anno fa perché sono andato a fare uno stage in Francia, vicino a Parigi, in un mulino, e mi ha appassionato questo mondo baguette. Ho fatto tanti corsi in giro, ho studiato, mi è servito tanto. La formazione è quello che fa la differenza. L'uscire dal laboratorio e cercare di vedere con un'altra prospettiva il lavoro che uno sta facendo. E alla fine il nostro lavoro è un gioco di incastering dove devi riuscire a fare attenzione su più fronti. Questo è l'integrale, farina dove c'è tutto, germe, crusca, c'è proprio una spremuta di grano, via. Quello che offro ai miei clienti è quello che mangio anche io e quindi voglio che comunque siano sempre dei prodotti di un certo livello. Quando ero giovane ho fatto tutti gli altri studi, ho fatto ragioneria e il pensiero non era questo di continuare il lavoro dei miei genitori e dei miei nonni. Dopo essermi diplomato ho aiutato mio papà nell'estate e mi è piaciuto, mi sono appassionato e ho capito che questa era la strada che effettivamente volevo fare, ma volevo farla a modo mio, quindi volevo farla mia. E appunto ho iniziato a fare dei corsi, a uscire anche in altri laboratori. Secondo me è molto molto importante farsi aiutare da colleghi che ne sanno più di te. Idratato all'80%, quindi su ogni chilo di farina c'è 800 grammi d'acqua, mi serve per dare una determinata struttura alla pizza. Questa è la prova di un pane special che, se verrà bene, verrà inserito nella produzione. È un impasto alla rucola con delle olive taggiasche. Anche se li so a memoria, ma visto l'orario del mattino presto, controllo sempre i numeri e le pesate.
mettendo in macchina i cereali, farina di orzo, farro, semola di grano duro, della saragolla, della segale, del riso venere e del grano tenero di tipo 1. Andiamo a mettere giù il nostro lievito madre nelle integrate. Il nostro lievito madre ha circa 70 anni, secondo me è anche una cosa di tradizione aver portato avanti quello che aveva mio nonno. Adesso, dopo che le baguette hanno riposato, le riprendo e le scaso leggermente per poi andarle a formare e fare l'ultima formatura. Quindi comunque un lavoro abbastanza lungo. Quando sono stato in Francia, la prima volta di aver visto fare una baguette è stata un po' una magia. Sicuramente hanno delle tecniche diverse dalle nostre e se uno ha la possibilità di andare in Francia, secondo me ti apre un po' la mente. Però poi quello che fanno in Francia secondo me devi italianizzarlo molto e quindi portarlo a quello che noi facciamo in Italia. Buongiorno, buongiorno. Ok, ok. Ok, direi che ci siamo. Sì, così vai a sentire se il pane è cotto, diciamo. A me piace anche la parte di cottura. La luce, ok. Questo è il nostro agricolo. Negli anni ho cambiato la tipologia di cottura e mi sono appassionato alla cottura e ho un po' studiato. E sono arrivato al pane che volevo ottenere anche grazie alla cottura. Adesso sforniamo il nostro integrale. Io voglio che il pane sia cotto in una determinata maniera e anche la colorazione deve essere differente tra le varie tipologie di pane. Tanto il farò. Sì, una
una sola. Qua, questo è il nostro casereccio di tipo 1, quindi l'impasto come la campagnola ma una formatura diversa. Sforniamo il nostro farro. Differenza tra un pane che non è ancora pronto e un pane che è già pronto. Questi sono i nostri cereali. Questo è idratato un po' meno rispetto al nostro integrale, è sull'85%. Andiamo a inserire il nostro lievito madre. E quello con la rucola e le olive, sì. Mi organizzo al mattino dove il primo pane che sforno lo mando a Cavour, che è il nostro secondo punto vendita che abbiamo aperto da quasi 2 anni ormai. A Cavour produciamo la parte dolce, tutta la parte di croissant e di sfogliati e poi il pane che arriva leggermente dopo, una mezz'oretta dopo, lo tengo a Barge. Qua a Barge produciamo la parte pane e la parte pizza, focaccia. Ok. Mamma, c'è anche il lievito per i croissant? Quella più classica. Adesso andiamo a togliere l'integrale. Io lo ammiro perché ci mette passione in quello che fa. Alla sera arriva stanco, però la soddisfazione di aver prodotto, quella non gliela toglie nessuno.
tra una tipo 1 e una semola siciliana. Il nostro mix di cereali, sono andato a mettere del mais grossolano e poi andrò ad aggiungere dei semi misti. Io ho 2,5 kg di semi, ho il 50% di semi rispetto alla farina. Noi andiamo a fare una tostatura dei semi il giorno precedente in forno a una temperatura bassa. Andiamo a reidratarli con il 50% dell'acqua per far modo che il seme sia più digeribile. Con luce. Le nostre rustiche, secondo me è perfetta per un panino. E questo lo portiamo a Cavour. Io rispetto a un pizzaiolo faccio più una chiusura da panettiere sulle bocce da pizza. Fuori dai una piega. Dopo un quarto d'ora dalla piega lo metti in frigo, finiamo. Sono fatte con della farina di semola, rimane molto morbido, crosta molto sottile. Altra biga per impastare poi le focacce ai cereali. Una biga di tipo 1 così mi dà una base su cui impastare, e la parte di cereali vado a metterla al mattino. Che giornata proprio. Mette buon umore. Mio suocero con suo papà e sua mamma. Quest'anno sono esattamente 15 anni che lavoro insieme a Gianluca e 10 di matrimonio. Sono tanti anni passati insieme. È sicuramente impegnativo ma soddisfacente, e la passione è quello che ci lega. Le scrocchierelle. Per quello che ti ho detto, guarda che fa caldo. Perché del terreno ho bisogno per le fette dopo. Bene, adesso Forno gli hot dog, dopo inforneremo poi anche gli hamburger, perché infornano con questo attrezzo qua che si chiama planche, perché una volta formate le baguette non si devono più toccare con le mani, così dicono i francesi.
io qua dentro sono l'unico uomo e il resto dello staff sono tutte donne. Santo subito, sicuro. Tutti gli hamburger, sì. Li facciamo senza uova e senza burro. Questa è bella giornata uggiosa. Molto triste. Ma tutto giù? Sì. E poi lo danno in due? Sì? Ok. Ho preso i cracker perché sono buonissimi, li ho assaggiati la prima volta l'altro giorno e boh, li ho mangiati tutti in un attimo. Vengo qui da loro soprattutto per i pani speciali, infatti talmente mi piacciono che ne compro 6 o 7 e li metto, ho il freezer pieno. Mangiando queste cose senti l'emozione che c'è dietro il loro lavoro. Quando abbiamo bisogno ci abbracciamo. Certo. Su questo pane qui, che è da Saragolla, facciamo una chiusura un po' particolare. In cottura andremo a girarlo e quindi la chiusura rimarrà sopra e farà un'apertura senza taglio, quindi a spacco naturale. Tu portata giusto. Una volta. Saracolla! Diventerai famosa. Vediamo se si staccano. Viene dato per scontato che vai a fare la commessa quando lavori in una panetteria e non la panettiera. Poi per fortuna le cose stanno cambiando perché adesso ci sono un sacco di donne, di ragazze che iniziano a voler fare questo lavoro, quindi c'è un po' di rivoluzione, mettiamola così. Preferisco decisamente stare a fare gli impasti che a fare vendita, diciamo. Sei poi per favore, un po' gratificante. Fette biscottate, prima cottura, si lasciano raffreddare e domani si tagliano e si tostano. L'impasto delle fette biscottate ha 3 giorni di lavorazione. Secondo me se gli metto l'olio la fa un po' di più. Troppo carine, guarda che belle. 2 morsi? Esatto. E quando prende a posto inizia a dare un po' di lavastoviglie. Come vuole. Ok, ci siamo. Accende il ghiaccio. Vuoi vedere un italiano fare le baguette meglio dei francesi? Venite da noi. È circa un annetto e 2 mesi che sono fissa in laboratorio, prima ero alla vendita, però sempre un po' autodidatta, qualche annetto diciamo che esperimento. Ero già abbastanza appassionata, poi stando un po' con Gianluca e Cecilia diciamo si è sviluppata questa passione. Prosciutto crudo e burrata.
Riesco a passare, Ceci? No. Un pezzo di focaccia? Sì, farcita? Sì, questa qua che cos'ha? Migliori. Va bene così? A posto. A me è sempre piaciuto utilizzare farine diverse, ho studiato tanto per poterlo utilizzare fino a che sono diventato un tecnico per il Molino Viva, da cui ci serviamo. Da 2 anni faccio il consulente per loro e faccio il formatore per chi vuole inserirsi in questo mondo. È una cosa che mi appassiona molto perché riesco a insegnare quello che ho imparato negli anni e quello che è il mio pensiero sul pane. La parte più difficile in certe giornate magari sono i ritmi, che non hai neanche modo magari di fermarti a respirare, mettiamola così, soprattutto nel weekend. Tendo a voler essere non perfetta, però a far tutto giusto non è proprio semplice, soprattutto in un lavoro che ha così tante variabili. Le abbiamo appena sfornate, eccole. Grandi qui. Iniziano a vedere le spaccature naturali, quindi capiamo già come spaccherà il pane in forno. Poi non lo so. Mi piace lavorare qua, comunque è un bell'ambiente, anche con i colleghi sono d'accordo, c'è magari l'occasione di vedersi anche fuori. Stretto? Sì, se riesci, sì. Ok. Ci sono dei giorni dove magari pensi di vendere tanto e poi invece lo avanzi. Il pane di grossa pezzatura che a fine giornata avanziamo lo mettiamo in atmosfera modificata, quindi è una macchina che va a togliergli ossigeno e ad aggiungergli azoto. Lo vendiamo ai ristoranti a un prezzo di favore. Il ristorante prima del servizio lo rigenera in forno, quindi lui ha un ottimo prodotto e noi non abbiamo più sprechi. Bisogna fare attenzione, i prezzi delle materie prime sono molto elevati. Rilascio un attimo, sono leggermente tiranti, le lascio riposare un attimo. Con un
impasto qui faccio due tipologie di pizze. Queste che metterò a rielievitare e saranno focaccia in teglia, e invece queste qua che dopo le andremo a stendere, andremo a farcirle sopra, saranno focacce farcite un po' più in stile romano. Ancora un attimo. Così. Questo è il primo step della fetta biscottata, quindi la prima cottura, e poi diventerà così dopo 3 giorni. Le facciamo in 4 tipologie differenti di farine e soprattutto contengono poco zucchero e vanno a ruba. Vabbè, comunque il gelato ci piace, anche lì. Ciao ragazzi, vuoi quello? Ok. Vuoi quello? La teglia con la salsiccia. Sì, arrivo subito. Che bombe! Ah, ma mi serve. Domenica c'è orzo agricolo? Agricolo sì, l'orzo non lo so sinceramente. Oppure con la parola moltissimo. Si chiama semi a modo mio perché alla fine il mix di farine me lo sono fatto io e il mix di semi anche. Ci compriamo tutti i semi separati e poi li misceliamo. E poi lo stomaco. Un carrello pieno alto quanto te di hamburger? Eccolo! Entro in quello dove io le faccio le
pizze 6 mi hai detto. Sì, fai 6. E quindi Delle fette. Dietro. Ciao Lucia. Questa è la nostra Saragolla, molto profumato, sa di campo. Senti il profumo. È un grano duro coltivato in Basilicata e sarebbe il nostro camut italiano, una cottura di nuovo lenta dove cerchiamo di far crosta al pane e dentro una mollica molto umida. Questo pane qua dura quasi una settimana. Come tutte le mattine, le storie sono importanti. Senti che profumo. Tutto quello che è presente è tutto fatto da noi. Puoi trovare, come vedi, il banco pieno di pizze con varietà miste, farcite sopra o all'interno, tutta la parte di viennoiserie che fanno le nostre pasticcere, i cracker, i biscotti nei sacchettini già pre-incartati per comodità, anche i nostri grissini stirati a mano. Vogliamo fare questo lavoro fino a 80 anni!